Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Inizio a costruire il diorama tagliando il polistirene per creare la base della chiesa. Ho separato la base in due pezzi per poter tagliare lo spessore con la Thermocut. Proseguo incidendo la texture del muro in pietra sui bordi. Taglio un pezzo di polistirene per la base del diorama e incollo il basamento della chiesa. Per costruire le pareti ho preparato un progetto dettagliato e creato le dime necessarie per un taglio preciso dei pezzi. Vi ricordo che unendovi al mio Patreon potete scaricare i progetti e le dime che utilizzo per costruire i miei modelli. Prima di incollare le dime sul polistirene applico del nastro di carta. Questo permette di rimuoverle facilmente dopo aver effettuato i tagli. Per i fori interni delle finestre utilizzo il traforo elettrico che mi garantisce un taglio più agevole e una maggiore precisione sulle parti curve. Passo ora all'incisione delle pietre sulle pareti. Ho preparato dei listelli di diverse larghezze che mi servono per tracciare le linee orizzontali dei corsi. Le linee verticali invece le traccio a mano libera. Incido leggermente le linee con il taglierino. Poi passo con la matita per creare lo spazio tra le pietre. Adesso posso incollare le pareti sul basamento della chiesa. Mi aiuto con degli spilli per tenere i pezzi in posizione. Inizio la costruzione del campanile. Come di consueto ho preparato il progetto e le dime necessarie per i tagli di tutti i suoi componenti. Assemblo due pezzi di polistirene sovrapponendoli per creare il cornicione che separa la torre dalla cella campanaria.
Costruisco ora la cella campanaria, formata da 4 muri con delle aperture ad arco. Costruisco ora la parte finale del campanile, con 4 pilastri angolari e dei muretti merlati. Per il momento non incollo la parte finale del campanile, lo farò in seguito durante la pittura. A questo punto mi occupo dell'entrata. Costruisco dei contrafforti che collocherò agli angoli dei muri. Per terminare i contrafforti ho progettato e stampato in 3D delle punte decorative. Aggiungo le punte anche ai lati dell'entrata. Ho progettato e stampato in 3D dei pezzi sagomati che utilizzerò per creare un cornicione sulle falde frontali del tetto. Inizio ora ad occuparmi del tetto, aggiungo dei rinforzi lungo la navata per creare un appoggio solido per la copertura. Con l'aiuto delle dime ritaglio le coperture. Per realizzare le tegole ho preparato una dima che incollo su un blocco di polistirene. Ritaglio le strisce di tegole utilizzando il traforo elettrico. Ora, utilizzando la Thermocat, ricavo delle strisce sottili. Inizio la posa applicando prima un listello di polistirene dello stesso spessore delle tegole, in modo da partire con la giusta inclinazione. Poi incollo le strisce di tegole una sopra l'altra, sfalzando ogni fila di mezza tegola. Per creare il colmo finale del tetto incollo 2 listelli di polistirene.
Inizio ora a creare il terreno attorno alla chiesa. Per prima cosa aggiungo alcune pietre di fronte all'entrata. Ritaglio piccoli pezzi di polistirene in modo irregolare e li incollo fino al bordo della base. L'idea è quella di creare un vialetto che conduca all'ingresso della chiesa. Preparo un impasto di cartapesta e gesso da stendere sulla base, giusto per creare qualche irregolarità e rendere la superficie del terreno un po' più naturale. Per completare il terreno aggiungo un composto di sabbia fine, gesso e qualche sassolino. Quando il terreno è asciutto inizio la fase di pittura. Stendo prima una mano di fondo con un colore acrilico nero mescolato con colla vinilica e acqua. Una volta asciutto il fondo, procedo alla colorazione, iniziando dal muro in pietra. Lavoro con diverse tonalità di grigio, sfumandole direttamente sul modello, per ricercare contrasti e texture il più naturali possibile. Per il tetto ho scelto una palette di verdi, che crea un bel contrasto con la pietra e richiama i tetti in rame ossidato tipici di molte chiese. Quando il colore è asciutto inizio a stuccare i muri. Utilizzo uno stucco in polvere per piastrelle. Ho aggiunto acqua fino a ottenere una consistenza cremosa, ma non troppo liquida. Rimuovo l'eccesso con una spugna bagnata, in modo da lasciare lo stucco solo nelle fessure tra le pietre. Quando lo stucco è asciutto faccio dei lavaggi di invecchiamento. Utilizzo un verde per simulare il muschio e l'umidità alla base dei muri. Con il nero cerco di enfatizzare le crepe e le zone d'ombra. Nella parte alta aggiungo delle leggere colature verticali per ricreare le tracce di sporco lasciate dal tempo e dalla pioggia. Aggiungo anche dell'erbetta statica sul terreno attorno alla chiesa. Inizio ora ad occuparmi degli accessori. Ho progettato e stampato in 3D delle finestre gotiche. Vi ricordo che unendovi al mio Patreon potete scaricare i file STL che progetto per dettagliare i miei modelli.
Per simulare il vetro utilizzo un foglio di PVC trasparente. Per completare la struttura ho progettato e stampato in 3D la porta d'ingresso e una serie di elementi accessori, destinati ad arricchire la chiesa di dettagli. Per completare il paesaggio ho deciso di inserire un albero utilizzando dei rametti artificiali. Incollo il rametto su una base in cartoncino per ricostruire la parte inferiore del tronco. Ricostruisco anche la parte superiore aggiungendo altri rami. Per ricreare un'atmosfera autunnale cospargo il terreno con delle foglie secche. Un grazie a voi che siete arrivati fin qui nella visione del video e un grazie speciale a chi fa parte della mia community Patreon. E grazie a voi se posso continuare a creare e migliorare. Siete di grande stimolo e supporto per me. Ora non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo progetto. Grazie ancora e a presto. Ciao!